Buongiorno a tutti amici, 8 meno 20 e stiamo già lasciando la camera. Cerchiamo di prendere un taxi che ci porterà alla stazione dei bus e da lì comincia il viaggio per le spiagge paradisiache delle Filippine. Non vedo l'ora. Andiamo ragazzi. Esante? La mia Adesso il ragazzo della reception chiama un taxi che ci porta alla stazione dei bus. Dalla stazione dei bus arriviamo a Batangas, il sud dell'isola principale dove c'è la capitale, dove c'è Manila. Da Batangas dobbiamo raggiungere un'isola che si chiama Mindoro e a Mindoro ci sono già tante belle spiagge. Sbarcheremo a Puerto Galera. Vedete, ve lo faccio vedere qua su c'è Manila, adesso da Manila arriviamo a Batangas, da Batangas dobbiamo entrare in quest'isola qui. Credo 2-3 ore col bus per arrivare a Batangas, in macchina ci voleva 1 ora e 40. Però qui i taxi costano. Tutti dormono ancora in questo quartiere, ma perché siamo solo in periferia. A Manila ci deve essere già un caos pazzesco. 500 pesos, 7,25 € e 20 minuti di taxi. E in Vietnam avremmo speso 50 centesimi. Thank you. Ciao, 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 grazie mille. Ciao. Di nada. Babbo Natale nel caccia, ragazzi, sopra il seduto sul caccia. Siamo arrivati al terminal ed è immenso, ragazzi, immenso. Speriamo di trovare tutto subito, un bus che parta subito. Noi non abbiamo prenotato nulla, speriamo bene. Al secondo piano dovremo fare i biglietti per Batangas. Ne dovrebbero partire uno ogni ora o anche di più, è pieno, è gigantesco, guardate questo terminal. È più grande di un aeroporto e non vi dico adesso trovare tutto, riuscire a fare i biglietti e riuscire a trovare il bus. Non sarà facile, ma ce la faremo. Abbiamo trovato tutto ragazzi, dovrebbe essere questo. Good morning. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato tutto e molto facilmente. Sembrava più difficile all'inizio perché ci sono milioni di persone, 1000 gate, 2000 pullman e invece alla fine Molto velocemente. 2 secondi siamo seduti a bordo. Corrente alle spalle ragazzi, mi sono dovuto prendere la tendina e così viaggio bene. Che questa aria condizionata in testa, mi sono tagliati i capelli stamattina, mi sta spaccando. Rita se la legge sempre, sempre, è di compagnia. Ma passa il tempo. È di compagnia. Volete viaggiare? Volete viaggiare con Rita che vi fate 2 risate? Al tassista ho chiesto quanto avrebbe voluto per fare questa tratta e mi ha detto che avrebbe voluto 4.500 pesos filippini e noi oggi ne abbiamo speso soli 500 col bus, risparmiati 4.000, più o meno risparmiati 60 €. E si viaggia comodevolmente. Di più. Comodissimo. Di Sedili reclinabili. Si sta proprio bene. A parte l'aria condizionata a palla. Ecco, c'è freddo. Siamo già arrivati a Batangas ragazzi e sono le 10:26. Adesso subito al porto, traghetto e andiamo nell'isola. Siamo arrivati, adesso raggiungiamo il porto e speriamo di prendere una barca che ci porti subito dall'altra parte. Dobbiamo trovare adesso dove si fanno i biglietti per Porto Galera ragazzi. Siamo in fila per comprare i biglietti, dovrebbe essere, leggo, 12:15, speriamo. Sono le 11, un'oretta e si parte.
Speriamo Rita 12:15. Speriamo. Welcome, Mabuhay, Batangas Port, Philippines. Siamo riusciti a fare tutto, ragazzi, siamo praticamente imbarcati perché al gate 3 ci sediamo mezz'oretta e ci fanno salire sulla nave. In effetti Rita non è ora di pranzo, ci mangiamo una banana, Sì, per riempire il buco. tanto del ci vuole stomaco. un'ora, parte a mezzogiorno e un quarto, all'1:15 siamo lì, sbarchiamo e possiamo pranzare. Sì, facciamo così. Puerto Galera, tocca a noi, ragazzi. Come vi ho detto prima, un'oretta di nave, dobbiamo ancora cercarci un hotel, non sappiamo neanche dove andare. Benvenuti a Puerto Galera, c'è il sole e ci sono 30 gradi. Se rimane il sole è un paradiso. Belle le isole delle Filippine, c'è caldissimo, amici, che bello. Dovrei aver prenotato un intero appartamento di 30 metri quadri di fronte a una spiaggia. Dobbiamo sperare che vada bene. Abbiamo pagato un'altra tassa per entrare qui nell'isola. Wow, che bello questo! Abbiamo contrattato e siamo... Anzi, non abbiamo contrattato niente, abbiamo accettato subito. 300 pesos, va benissimo. Wow, Rita, grande nella tua macchinina! Oh oh. Sidecar. Sì, bellina. Stare in un'isola è già diverso, è già cambiato tutto rispetto a Manila, ovviamente. Ma già si percepisce già la bellezza e la serenità di questo posto. Sembra di essere tornato in Thailandia. Questa isola mi ricorda molto un'isola thailandese, anzi non c'è proprio differenza. Abbiamo la casa di fronte al mare e ci troviamo a Sabang. Abbiamo un sacco di ristoranti qua vicino, carini di brutto, ma è carino tutto, ragazzi, qua per il momento. Sembra che qua si possa stare parecchio bene. Casa vista mare, spero. Finalmente andiamo a mettere qualcosa sotto i denti, perché già ieri a cena non abbiamo praticamente mangiato. Colazioni, abbiamo fatto una banana e un tè e un po' di cornflakes. Vabbè, che non sarebbe neanche poco, però adesso poi sono le 2, che ore sono? Le 3 quasi. Sono le 3, adesso voglio sedermi e mangiare. Abbiamo trovato un ristorante sotto casa e mangiamo immediatamente. Ho anche già contrattato per una moto, dovrebbe portarmela un ragazzo alle 4, sono le 3:15. Più care che in Vietnam, qua vogliono circa 8-9 euro questa. Ieri invece ne ha voluto addirittura 15, 17, forse 17, però aveva troppa paura perché dovevo andare a Manila e aveva paura di farmi circolare a Manila. Sto davvero impazzendo. 3 giorni che siamo alle Filippine, non abbiamo ancora mangiato bene, anzi no, ieri a pranzo a Manila sì. Buonissima. Ieri a pranzo a Manila buonissimo, Buona anche carne questa. buona, eccetera. Ah, è buono anche Sì, questo. buono. Ah, qui no? No. Ok. Abbiamo preso la moto e la paghiamo 7,50 € al giorno. Vabbè, non è male alla fine. Adesso facciamo un giro e facciamo le prime esplorazioni di quest'isola.
stati in un supermarket, stiamo cercando di Le lasagne. comprarci 2 cose per farci un piatto di pasta a noi, così non usciamo stasera, ci rilassiamo un attimo, siamo da una parte all'altra. Ah no, queste sono proprio lasagne da pasta. E di quella pasta barilla sopra, delle penne. Spaghetti. Ci siamo fatti un po' di spesa per cena e anche per colazione, e poi domani ci organizziamo ancora meglio, così non dobbiamo stressarci né stasera né domani. Abbiamo preso una nuova camera e oggi si cena a casa e cucina Rita. Rita ha preparato questa cena e ci mangiamo questo. Pasta al pesto col tonno. Almeno stiamo in casa tranquilli, ho potuto lavorare qualche ora, se no video finiti e chi riesce a editare. Siamo da una parte all'altra, giorni e giorni sono scoppiatissimi. Ci vediamo domani ragazzi, ceniamo e poi doccetta, ci sdraiamo. Ciao buona, ci vediamo domani con tante immagini e domani un po' gireremo, qualche spiaggia ve la facciamo vedere, quest'isola ve la facciamo vedere. Ciao a tutti. Buongiorno a tutti amici, oggi appunto il buongiorno ve lo do dalla cucina e dal tavolo delle colazioni, dove Rita ha preparato questo per noi, della frutta con degli anacardi, abbiamo delle uova sode, delle fette di pane, poi abbiamo 2 tè caldi. Mangiamo, forse ci alleniamo, sto già editando dalle 6:30 e poi usciamo alla scoperta di quest'isola, va bene Rita? Dopo, buongiorno. A passeggio, come spesso nel sud-est asiatico, nelle Filippine, il cielo è un po' così, piove, poi esce il sole, ma è normale questo tipo di clima. Comunque c'è caldissimo, ci sono già 28 gradi e ne farà 30 oggi. Siamo di fronte al mare, stiamo andando a prenderci la nostra moto e poi andiamo a visitare subito delle spiagge nell'altra costa, nella costa ovest. Abbiamo deciso anche di rimanere 2 giorni in più in questa casa in modo tale da rilassarci un attimo. Non possiamo spostarci ogni 2 giorni, e da quando siamo partiti ogni 2 giorni cambiamo hotel. Non va bene, è troppo. Dobbiamo un attimo rallentare. Quando poi arriviamo al limite ce ne accorgiamo e lo facciamo per forza. Stiamo comprando un po' di pollo, così stasera a cena abbiamo di nuovo la cena. Ci facciamo brodino con pastina, patate, carote, pollo. Poi questi polli qui esposti così ci piacciono. Un po' di mosche, ma... Sì, thank you, mettine un altro. Ci stiamo comprando anche un tonnetto, forse sì, questi si chiamano tonnetti alletterati. Comunque un tonnetto ce lo facciamo domani a cena. Adesso ci compriamo anche cipolle, patate, carote, ci facciamo un buon brodo stasera. E certo, cipolle, un paio di carote. Vuoi prendere quella rossa? Quella gialla. Come vuoi. Questa è la stradina che dobbiamo fare noi per arrivare a casa nostra o per andare via. Ci siamo voluti fare quindi la spesa per poter cenare in casa. Le colazioni le facciamo in casa, ci siamo comprati, avete visto, le uova, il pancarré, le arance, e così stiamo poco a poco tranquilli, come vi dicevo. C'è bisogno, non si può spostarsi sempre ogni 2 giorni. La casa è vecchia, però c'è tutto, è tranquilla, stiamo bene, c'è il clima, c'è la doccia è separata, quindi non allaghi il bagno, alla fine stiamo bene. Comunque adesso vi portiamo in 28 minuti a vedere una bella spiaggia, si chiama White Beach, è dall'altra parte, nell'altra costa. Sembra che sia uscito anche il sole, speriamo tenga, perché se c'è il sole è estate. Eccoci in spiaggia amici, pagato 50, sarebbe Rita? 507 euro e 75, no, 30 centesimi. Oggi vi stiamo portando a White Beach, che bella situazione. Tutti in acqua che fanno il bagno, oggi me lo faccio anch'io, e fare il bagno i giorni di Natale non è mica così brutto, e ogni giorno visiteremo qualcosa insieme. Vedete che bei ristoranti? Vedete, qui invece si fanno tante escursioni, quad, barche, ma noi adesso vogliamo solo
prendere un po' di sole. Wow, guardate che meraviglia, che meraviglia. Thank you, no? Finalmente anche noi un po' di spiaggia, anche se guardate alle spalle cosa c'è. Sta per arrivare questo temporale pazzesco. Faremo in tempo a mettere gli asciugamani 2 minuti e fare un bagno, speriamo. Comunque la spiaggia è bella, sino a lì molto fine, di sabbia bianca, poi ovviamente qui sale la marea e non è così bella, ma anche l'acqua è trasparente, trasparentissima come in Sardegna. E adesso ci fermiamo un attimo. Praticamente è anche il primo bagno da quando siamo in Asia, o sbaglio? Sì. In Vietnam non ne abbiamo fatto. Abbiamo proprio 2 giorni di sole. Praticamente. Questa non ha niente da invidiare ad altra limpidezza. Bella. Ah, meno male. Bellissima. Purtroppo non durerà a lungo il sole. Se poi c'è caldissimo. Prime impressioni di questo bagno alle Filippine. Bellissima acqua, bellissima, calda, cristallina, meravigliosa. Grande. No, è troppo stretta. Troppo stretta, peccato. Questa sarebbe stata molto carina, Rita, con Grande? le ciabatte nere. Stiamo scegliendo 2 pensierini da fare. Una, Rita, è? Questa è corallo, chiaramente, E quella? e questi sono turchesi. Ah. Adesso 2 passi prima di pranzo, dopo un bel bagno. Alla fine il sole sta anche persistendo perché ci sono dei nuvoloni alle spalle, ma non avanzano, quindi va bene. Anzi, forse il sole continua a girare, quindi i nuvoloni lo inseguono, ma non fanno in tempo. Queste sono le loro barche tipiche filippine, belle. Abbiamo comprato un po' di braccialetti, un po' di collanine da regalare ai nostri amici e parenti. Come sempre 2 pensierini. E facciamo anche sempre i nostri affaroni. Passa uno mezz'ora contrattando, ci vende le cose, dopo 2 minuti passa un altro e ce l'avrebbe venduto per 1/3, senza neanche iniziare a contrattare. No, la metà. Sì, però poi dovevi contrattare, cioè partiva già dalla metà, poi avremmo contrattato e saremmo arrivati a 1/3. I nostri soliti affari grandi, troppo svegli. Comunque Rita è davvero buona perché dice: ma a noi non cambia nulla, e magari a loro gli hai risolto non una giornata ma anche più di una, e quindi alla fine siamo contenti, perché ragazzi, poi scherziamo, sì, ci fa piacere. Alla fine si tratta di pochi euro che a noi non cambiano la vita. Pochi magari, non proprio. Però magari per loro fanno la differenza. Pochi non quindi proprio. va bene così. E adesso pranzo di fronte al mare, poi facciamo un giro e vi portiamo a vedere anche qualcos'altro, perché da qui vedo dietro, come si chiamano queste punte, di queste insenature, vedo altre spiagge, quindi continuiamo a fare un giro un po' per la costa e continuiamo a scoprire questa isola che si chiama Mindoro, ricordatevi, ma più a sud ci sono altre isole
che credo siano ancora più belli. Vedremo se ci arriveremo. Non ho voglia di stressarmi molto da un'isola all'altra, molte barche, molti taxi, perché poi devi anche risalire. Non so se ci sia un aeroporto, ad esempio nell'altra isola, che ti potrebbe portare direttamente a Manila. Vedremo, ragazzi, ci siamo 2 giorni con oggi. Questo è per una persona, secondo loro. Ah, anche. Ok. Ok, Thank enjoy. you. Se vuoi ti aiuto, dividiamo tutto. Sì. Facciamo così. Good. Dai. Solo noi, brodino di manzo con 32 gradi al sole. Brodino di manzo che è la fine del mondo. Super, squisito. Stavo dicendo a Rita che tra poco, che ormai sono anziano, clinica dove fanno brodini a tutto spiano, a tutte le ore. Squisiti. Brodini di pollo, brodini di manzo, si può alternare così, brodini anche con una testa di pesce, mi piace molto. Quelli non te li faccio io. Avevamo detto, ho pensato che potesse piovere. C'è un caldo assurdo e c'è di nuovo un bellissimo sole. Qua si divertono tutti con le moto d'acqua e le banane, vedete? Sono in 10 sopra e gridano. Queste isole tropicali sono meravigliose, come quelle thailandesi. Giungla, spiagge pazzesche nella costa, chiaramente, e il clima che cambia repentinamente, cioè si sale un po'. Adesso stiamo percorrendo l'isola in tondo, no? In cerchio c'è una strada costiera panoramica e vediamo però il centro dell'isola che è alta, che è è montuosa. E nei monti ci sono le nuvole, sicuramente sta piovendo, ci sarà anche freddo come quando ci capitava in Thailandia, a Koh Phangan ad esempio. E poi riscendi giù e c'è il sole, il mare, il caldo, no? È meraviglioso. Se riusciamo adesso a salire un pochettino vi faccio vedere il centro di quest'isola, quanto è fitto e quanto è boschiva. Vabbè, boschiva, è giungla. Guardate amici queste piante a sinistra. Qua c'è un locale italiano, Lucca. Sicuramente se ci avviciniamo lo conosciamo. Guardate dove si è fatto il ristorante Lucca. Cucina italiana. Guardate qua, ristorantino e spiaggia di fronte. Non è che l'ha sbagliata molto Lucca, eh. No, che bellina, tu immagini una capretta come quella marrone. Ad un certo punto è finita la strada asfaltata, eravamo convinti che ci fosse una strada asfaltata che facesse tutto il giro dell'isola, almeno sembrava così da Maps, e invece no, a un certo punto la strada è questa, fango, buche enormi, pietre. Qui a destra comunque c'è una strada, una spiaggia bellissima, e adesso se riesco ve la faccio vedere, ci stiamo provando a raggiungerla. Beh, qua non è male.
guardate che razza di appetta si è costruito questo, davvero bella, stupendo. Thank you. Complimenti. Adesso si rientra e ci dobbiamo allenare, togliere i peli, fare diverse cose, comprare l'olio, poi organizzare la cena, insomma prenderci anche un po' cura di noi stessi, avere anche tempo per fare qualcosa a noi. Abbiamo comunque fatto dei bei giretti, abbiamo scoperto e capito com'è l'isola, abbiamo capito che da un certo punto in poi la strada non è più asfaltata, ma è brutta, è parecchio brutta anche in certi punti, quindi possiamo già iniziare a capire e organizzare come visitarla tutta l'isola. Comunque prima di tutto adesso allenamento non mi alleno forse da una settimana. Abbiamo la casa ragazzi, quindi cuciniamo noi, sugo, pesci, pollo, patate, cipolle, abbiamo di tutto e iniziamo a cucinare noi per cena, stiamo meglio. Non siamo obbligati a uscire a tutte le ore, è davvero una gran cosa per me. Un po' di colorito l'abbiamo preso, anzi mi sono proprio bruciacchiato, se guardate bene, vedete? Comunque siamo contenti perché eravamo bianchi come il latte, come il latte. Mi sono allenato, mi sono fatto la doccia e mi sono messo a lavorare, a editare un po'. E Rita si sta allenando adesso. E poi andrà in cucina e ci preparerà qualcosa di buono. Ci siamo comprati anche una bottiglia di vino rosso alla modica cifra di intorno ai 6 euro, 5 euro forse, 380, sì, tipo 5 euro, va bene, per essere qui. Cos'è? Ti piace di nuovo avere la cuoca in casa? Certo che mi piace. Rita di nuovo in cucina, grande. Questa è la linea, Rita. Sì. Cipolle, patate, carote, pollo disossato. Poi E aggiungiamo poi la bella carne. cenetta, con vino rosso, dai. Abbiamo Dogna Elena, spagnolo, Rita. Wow, Sì, dalla Spagna con furore. speriamo che sia buono. I vini spagnoli sono buoni. Sempre. Sono molto felice di avere un bicchiere di vino e una buona cena. Vabbè, allora ci vediamo domani. A domani, buon appetito, buonanotte.